My name is Nivashiripol. I'm from in the Nepal. Hi, I'm Casey Chandler. I'm from Austin, Texas, and I'm a musician. My name is Robin and I came from Grenoble in France. Mi chiamo Andrea Mantelli, sono di Torino, sono un accompagnatore escursionistico o guida naturalistica, la stessa cosa. Il Tour della Vessanese è un giro ad anello che si svolge all'interno delle Alpi Graie. Copre 2 delle 3 valli di Lanzo, la Val d'Ala e la Valle di Viù, e poi percorre il tratto nella parte francese nella Valle d'Aveyron. Il percorso è sempre fra i 2500 e i 3000-3200 metri. E si svolge su un percorso di 32 km. Attraverso i 3 rifugi, Castaldi, Cibrario e Averol. Le site, il n'y a pas de commentaire à faire, il y a juste à regarder et apprécier. A fare tutto il giro non si fa in 3 giorni. On a participé à la création du Tour de la Vessanaise en 2005-2006 avec la création du Tour. Pouvoir ramener du monde, côté français come côté italien. Dei nostri soci avevano fatto il Tour del Viso. Io conoscevo molto bene questa zona, dico ma perché non lo facciamo anche noi? Siamo andati a percorrere col GPS il percorso, abbiamo provato a mettere giù delle cartine. On a trouvé un itinéraire qui correspondait le mieux pour avoir un beau circuit accessible sur 3 jours avec les 2 refuges italiens. È stato ben tracciato un po' da tutti i volontari del CAI di Legny e di Lanzo dalla parte italiana. Les 2 clubs français et italiens qui nous ont aidés au niveau financement, des panneaux, des brochures. C'est un tour qui demande beaucoup de publicité, beaucoup de communication. C'è una storia che mi hanno spiegato i francesi che risale prima della guerra, dopo gli anni 30, c'era già una cosa del genere che chiamavano la Vessanese. Quindi si è provveduto a tracciare ripristinando in parte dei pezzi di sentiero che accorciavano un po' il percorso, che erano vecchi sentieri però ormai in disuso, specialmente il tratto qui da Cibrario all'Averol. Nel tratto fra il rifugio Cibrario e il rifugio d'Averol abbiamo come punto importante il Col de Lautaret. Un punto che è degno di nota sono le casalmette al Colle del Lautaret. Diciamo che era il punto più comodo per collegare la Valle di Viù con Bessano. Da lì poi si inizia a ridiscendere verso il Vallone della Lombarda e l'ambiente è molto bello, diciamo più rilassante rispetto al resto del percorso che è più montagna severa.
Au début, il y avait plus de Français que d'Italiens qui faisaient le tour. Après, il y a d'autres nationalités. On a pas mal de Belges, d'Anglais qui viennent faire le tour della Bessanaise. È rinomato forse più all'estero che in Italia. Almeno un 30% delle presenze a rifugio stagionalmente sono di gente che percorre il tour. 2/3 dei frequentatori del tour sono stranieri e di questi 2/3 la metà sono francesi. Che fanno tutto il tour effettivamente sono più gli stranieri che apprezzano questo genere di itinerario. C'est la première année où on a plus d'Italiens que les autres années, donc c'est bien, c'est encourageant. Gli italiani magari fanno delle o singole tappe o tappe di anelli di un paio di giorni, soprattutto sul versante italiano. Dall'Averol al Gastaldi sono anche lì 6-7 ore. La tappa di avvicinamento all'Averol è molto più breve che non al Cibrario o al Gastaldi, quindi iniziare il tour dall'Averol per chi proviene da Oltralpe è molto più facile che da noi. Di qua, se vogliamo, c'è più soddisfazione. Qui c'è il dislivello continuativo più lungo di tutto il giro, infatti ci sono i 1000 metri che portano dal rifugio Averol, che è la quota minima 2200 metri, al passo del Collarin, 3200 metri. Questa parte forse è la parte più selvaggia del giro. È un passo di alta montagna, abbastanza ripido, impegnativo a livello escursionistico. Fra l'altro oggi è attrezzato anche con dei canoponi che ne agevolano la discesa o la salita. Da qui si riscende ripidi verso Piangias, dove ci sono i resti di ghiacciai. Man mano che si cammina, guardarsi intorno e capire quello che si vede, la formazione delle rocce. Poi qua l'effetto dei ghiacciai ancora si vede, anche i ghiacciai si vedono, però ormai sono in ritiro e quindi riuscire a capire il perché determinate pietre sono in quella posizione a volte può essere interessante. Chiaro, siamo sempre un ambiente di alta montagna, quindi bisogna valutare tempo e avere un minimo di attrezzatura d'emergenza se le condizioni cambiano. In estate sono sufficienti bastoncini e ramponcini leggeri. La picozza sicuramente se si fa a inizio stagione. Si può trovare anche del ghiaccio scoperto e percorre sopra i ramponi. Questi sono percorsi piuttosto selvaggi ma anche accessibili un po' a tutti e con un minimo di allenamento. Si tratta di escursionismo di un certo livello che quindi può anche essere svolto da ragazzi o bambini preparati. C'est vrai que tout le tour reste très sauvage. Au niveau du paysage, c'est très varié et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a toujours de la place dans les refuges et c'est vrai que les gens apprécient le calme du secteur dans lequel on est. Fra i 3 rifugi siamo in collegamento. Spesso succede che ci chiamiamo per avvisare che uno tarda oppure per chiedere notizie di qualcuno che sta tardando e non vediamo arrivare. The leaves on the trees are falling for you and falling for me, 'cause I know it won't be long till I see you in my dreams. I isolate myself, especially in beautiful nature like this. Just at my best when it's just quiet, calm. I can collect my thoughts. I have a clear head, and this would be the perfect place to do it. It's very calm and beautiful. So please don't change. I want you to remain the same. I love Genepi, and I'd be an alcoholic if we made this stuff in the United States.
It's delicious. It's fucking delicious. Dal Gastaldi qua proprio con massima calma sono 4 ore. E questa forse è la più corta, diciamo la più rilassante. Si sale fino al lago della Rossa, che è il lago più grande come estensione delle valli di Lanzo, anche se non è un lago completamente naturale, ha una diga, uno sbarramento che è stato costruito intorno al 1920. Da qui a Collaltare, dove si ha un bel panorama su quello che è sia la valle di Viù che la valle di Balme, e sia davanti la Lera, e delle piccole digressioni che si possono fare che portano dei posti molto panoramici su tutta la testata della Valle d'Ala e della Val di Viù. Stambecchi e marmotte sono all'ordine del giorno trovarli. Più difficilmente, ma se si sta attenti, si possono vedere anche camosci, armellini e, se si è fortunati, aquile oltre che gibeto. Il periodo ottimale per fare il tour della Bessanese è luglio-agosto. Ciò non toglie che si possa fare anche in metà autunno. Allora io quasi tutti i weekend vengo qua. Tutti i volontari, facciamo turni di una settimana, consente di avere una gestione un po' variopinta. Per passione mi faccio un giro anche a vedere com'è. Thank you.